Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono KeWib e oggi andremo a vedere la storia personale di N102. Iniziamo. N102 si sveglia, prende il suo diario e legge: Il mio nome è N102 e oggi andrò a mangiare le crocchette classiche. Poi vincerò un gatto giocattolo tricolore e comprerò dei segnalibri rosa. La ragazza apre la porta ed esce. La vediamo passeggiare, la chiamiamo con il nome Ann, ma non si ferma, non capendo che stessimo chiamando lei. Così la fermiamo, ma non ci riconosce. Dice di non avere una buona memoria e non avendo nulla da fare, la invitiamo a mangiare insieme al ristorante. Ordina un piatto di crocchette classiche, visto che suppone le piacciono quelle, e le prendiamo anche noi. Le mangia e dice che sono la cosa più buona che abbia mai mangiato. D'ora in poi le prenderà sempre. E dopo mangiato, la accompagniamo alla gru a chiappapremi. Dice di volere il gatto tricolore e dopo qualche tentativo fallito da entrambi, finalmente riusciamo a vincere il gattino che conserverà per sempre. Poi andiamo a comprare i segnalibri e termina la giornata. Ci ringrazia per averle fatto compagnia e ci salutiamo. N102 si sveglia, prende il suo diario e legge: Il mio nome è N102 e oggi andrò a mangiare le crocchette piccanti. Poi vincerò un gatto giocattolo bianco e comprerò dei segnalibri blu. La ragazza apre la porta ed esce. La vediamo passeggiare, la chiamiamo con il nome Ann, ma non si ferma non capendo che stessimo chiamando lei. Così la fermiamo ma non ci riconosce. Dice di non avere una buona memoria. Non avendo nulla da fare, la invitiamo a mangiare insieme al ristorante. Ordina un piatto di crocchette piccanti, visto che suppone le piacciono quelle, ma le diciamo che a lei piacevano classiche. Ci contraddice dicendo che le piacciono piccanti, così ordina quelle, mentre noi le prendiamo classiche. L'ordine arriva, le mangia, ma sono troppo piccanti, così le diamo le nostre. Le mangia e dice che sono la cosa più buona che abbia mai mangiato. D'ora in poi le prenderà sempre. E dopo mangiato, la accompagniamo alla gru a chiappapremi. Dice di volere il gatto bianco, ma le diciamo che a lei piaceva tricolore. Ci contraddice dicendo che le piace il bianco. E con meno difficoltà dell'altra volta riusciamo a vincerlo. Poi le chiediamo se la prossima tappa sarebbe stata andare a comprare dei segnalibri e rimane colpita che abbiamo indovinato. Le chiediamo il colore e dice che le piace il blu. Così andiamo a comprarli e termina la giornata. Ci ringrazia per averle fatto compagnia e ci salutiamo. Questa volta però facciamo un salto da Exia per chiederle informazioni su Ann. Fa parte della squadra Recall and Release. Vengono fatti esperimenti su Nymph controllando fino a che punto possano controllare i ricordi. In poche parole, la sua memoria viene cancellata giornalmente. Ha delle informazioni installate di base, ma tutto ciò che acquisisce successivamente viene cancellato. Ci chiede cosa abbiamo intenzione di fare e rispondiamo che le daremo dei ricordi che non dimenticherà facilmente. N102 si sveglia, prende il suo diario e legge: Il mio nome è N102 e oggi andrò a mangiare le crocchette al pepe. Poi vincerò un cane giocattolo e comprerò dei segnalibri oro. La ragazza apre la porta ed esce. La vediamo passeggiare, la chiamiamo con il nome Ann, ma non si ferma non capendo che stessimo chiamando lei. Così la fermiamo, ma non ci riconosce. Dice di non avere una buona memoria. Questa volta le diciamo che l'avremmo portata a mangiare delle crocchette classiche. Avremmo vinto un gatto tricolore e comprato dei segnalibri rosa. Mentre stringe forte il diario, ci dice che è tutto sbagliato. Le chiediamo di farci vedere il diario. Leggiamo le cose da fare di oggi e girando la pagina è tutto bianco. Così prendiamo una penna e ci scriviamo sopra: Fidati del comandante. Così le facciamo fare le stesse cose del primo giorno. Finisce la giornata e ci salutiamo. Quella sera ci contatta un numero sconosciuto dicendo di essere il ricercatore a carico di N102, che ci chiede di non avvicinarci mai più a lei dato che stiamo compromettendo i suoi esperimenti, e se dovesse fallire verrebbe licenziato da Missilis. Chiediamo cosa succederebbe ad Ann una volta che l'esperimento fosse concluso. Ci risponde non averne idea, ma in quanto a lui riceverebbe una promozione.
dunque la sacrificherebbe per uno status. Ci risponde cosa intendiamo per sacrificare, visto che è stata fabbricata proprio a questo proposito. Quando mangi un hamburger pensi per caso alla mucca come un sacrificio? Gli chiediamo dove si trova. Era chiaro volessimo picchiarlo, perciò non ci risponde e ci propone nuovamente di non continuare a starle vicino, tanto in ogni caso non ricorderà nulla delle giornate passate con noi. Il giorno seguente incontriamo Anne. La fermiamo e con uno sguardo preoccupato ci dice: «Perché non mi lasci stare? Non ho fatto niente di male!» Ci avviciniamo per prenderle il diario, ma spaventata si allontana e ci dice di starle lontana. E poi ancora: ho sbagliato, perdonami per favore!» Contattiamo la persona incaricata di Anne che ci riferisce aver scritto sul suo diario quanto segue. La persona che mi chiama Anne è il comandante ed è una cattiva persona. Mi picchia e rimprovera per nessun motivo. Ho una paura tremenda ogni volta che lo vedo. Non devo consegnargli il diario. Chiudiamo il telefono, ci mettiamo in ginocchio davanti a lei e le diciamo che non siamo una cattiva persona. Lei lo nota, riusciamo a farcela amica e le facciamo passare la solita giornata. Il giorno successivo la attendiamo, ma non si fa vedere. Lo scienziato ci invia una posizione e ci dice di trovarla lì. Nell'incontrarla la vediamo terribilmente scossa. Non riesce a trovare il suo diario e dunque non sa nemmeno la sua identità. La calmiamo dicendo che noi la conosciamo, le diamo le informazioni che cerca e la tranquillizziamo dicendole che anche senza il diario noi saremo qui a ricordarle tutto ogni giorno. Passano 12 giorni e ci scrive il ricercatore che si arrende. Non ha più idee sul come fermarci. Andando a trovare Anne, finalmente ci riconosce subito nonostante ancora non abbia il diario. Le chiediamo cosa le piace e ci risponde crocchette classiche, gatti tricolore e segnalibri rosa. In quel momento il diario striscia da sotto la porta e ci arriva un messaggio. Consideralo un regalo da parte mia. Riempilo come vuoi, sono stato licenziato. Il progetto è stato cancellato avendo provato che la cancellazione automatica dei ricordi è un progetto instabile. La affido a te. Prendiamo il diario e ci scriviamo sopra, per poi andare a casa a giocare con Rapi, Anis e Neon, così come scritto nel suo diario. Termina così questa storia personale di N102, o per meglio dire Anne, con un finale dolce e amaro. Vivrà per sempre la vita giorno per giorno schiava del suo diario, ma lasciandola libera di compiere le sue scelte, avendola sbloccata dalla routine quotidiana dettata da qualche ricercatore. Non il migliore dei finali, ma quantomeno ora sembra riconoscerci e avere dei ricordi anche se a breve termine. Per oggi è tutto. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!